Buongiorno a tutti o buonasera, dipende a che ora guardate il video. In questo video vi parlo delle tappe che farò, quindi mancano solo 10 giorni al viaggio e darò degli indizi ancora più dettagliati, quindi dove mi fermerò, tutti i Vespa Club che incontrerò, le associazioni italiane, le persone che mi ospitano. Quindi, prima di iniziare però, sigla! Bene, bene, siamo a 10 giorni dal viaggio, l'8 maggio si avvicina, per fortuna le restrizioni stanno allentando in Italia e anche in Europa. Ho visto che in Svizzera non ci vuole il tampone per chi viene dalla mia zona, in Gran Bretagna hanno allentato e per fine maggio ho già parlato con Vespa Club della Gran Bretagna e dovrebbe essere aperto tutto. Quindi adesso vi faccio un riassunto generale di dove passerò in modo che sapete tutti più o meno, perché tutti mi chiedono che giorni passerai, quando passerai, come, cose così. Quindi, allora, il viaggio parte l'8 maggio, quindi da Calo Pezzati, provincia di Cosenza, in Calabria, e prima tappa sarà Calo Pezzati Matera. Matera, città fantastichissimissima, città europea della cultura 2019, sì, 19, magnifica, famosa per i suoi sassi. Lì mi aspetteranno diversi Vespa Club, tra cui il mio, Vespa Club Lizzano, che mi accoglieranno, mi faranno una piccola festicciola così, nei limiti che si può per il Covid. E poi partirò di nuovo il giorno dopo per Campobasso, quindi poi sarò a Pesaro, zona di Brescia, Polpenazzo del Garda, provincia di Brescia, vicino al lago di Garda, poi Landriano, provincia di Pavia, però mi farò un bel giro del lago di Seo pure, zona di Torino, tutta la zona di Torino, starò 2 giorni lì, mi visiterò per bene e incontrerò diversi Vespa Club. Poi ho 2 opzioni che ancora sto valutando: o mi faccio il passo del Moncenisio, quindi l'unica montagna che dovrei farmi in tutto il viaggio, calcolato, andare verso Bardonecchia e salire, e scollinare di là verso Ginevra, oppure andare in Valle d'Aosta. Da Aosta un mio amico metterebbe la Vespa dentro il suo furgone per 5 km, facciamo il tunnel del Gran San Bernardo e poi mi lascerebbe 5 km dopo. Il passo purtroppo è chiuso, apre nei primi di giugno, altrimenti avrei fatto quel passo. Facendo questa opzione è molto più vicino a Ginevra, perché sono già nei pressi della Svizzera. Invece entrando dal passo del Moncenisio in Piemonte, entrerei in Francia e dovrei fare un bel salto. Però vediamo, fare un passo mi piacerebbe perché credo che sia l'unico da fare, ma lì in quel periodo fa anche freddo, quindi il giubbotto che mi porto andrebbe bene. Poi una volta che sono in Svizzera farò Ginevra, mi visiterò per bene tutta quella zona francese della Svizzera perché riposerò un paio di giorni, poi andrò a Basilea, quindi zona tedesca, e poi andrò a Zurigo, rimarrò anche lì un paio di giorni e mi visiterò tutta la zona, diciamo, orientale della Svizzera. Da Zurigo poi andrò in Germania, a Monaco di Baviera. Monaco di Baviera, rimarrò anche lì 2 giorni. Questo viaggio sarà più tranquillo perché rimarrò 2 giorni ogni grande città per visitarla bene. Quindi in Svizzera dovrei entrare intorno al 17-18 maggio. In Germania dovrei entrare, quindi a Monaco di Baviera, intorno al 23 circa. Poi andrei a Berlino, altro paio di giorni, a Hannover, dove c'è il Vespa Club che mi aspetta, poi la zona di Dortmund dove c'è mio zio, e dopo entrerei in Lussemburgo. E qui stiamo parlando fine maggio. Farò Belgio, inizi di giugno, e poi andrei in Gran Bretagna dove fino adesso è schedato il 4 giugno, dovrei entrare a Londra. Devo imbarcarmi ovviamente dalla Francia, da Calais, Dover, e poi andare a salire. Lì mi faccio tutta la Gran Bretagna per bene, quindi da Londra fino al nord della Scozia, e riscendendo farò di nuovo tutta la Gran Bretagna, però passerò anche dall'Irlanda per poi imbarcarmi e andrei di nuovo a Liverpool e scenderei. E qui stiamo parlando intorno a metà giugno. Scenderei verso di nuovo la costa dello Stretto della Manica e da Portsmouth, dovrei essere intorno al 20 giugno, dovrei prendere un traghetto per la Francia e lì farmi tutta la Normandia e la Bretagna, quindi Mont Saint-Michel, Rennes, e cominciare a scendere facendo la costa occidentale della Francia, quindi Bordeaux, quella zona lì. E lì ci sono anche Vespa Club che mi aspettano e dovrei essere lì intorno a fine giugno. Poi qui c'è il piccolo grande cambio, perché probabilmente quando io arriverò nel nord della Spagna, nella zona di San Sebastián, quindi al confine con la Francia, dovrebbe raggiungermi una ragazza di Roma, Pomezia, che prende la Vespa, si imbarca a Civitavecchia, fa Barcellona e poi dovrebbe raggiungermi lì in 2 giorni.
E lì il viaggio cambierebbe completamente perché dovrei fare l'ultimo mese di viaggio con lei. Quindi tutto il nord della Spagna, proprio la costa, Gijón, San Sebastián, Santander, Gijón, poi fino alla Corugna, poi scendere in Portogallo, e stiamo parlando a inizio luglio, no, 5-6 luglio, arriverei a Guimarães, arriverei a Coimbra, per poi tagliare verso il sud della Spagna, quindi andrei di nuovo verso Siviglia e Tarifa, dove è l'ultimo punto, diciamo il punto tra i più a sud d'Europa. E lì dovrei prendere, anzi prenderemo in due, ancora c'è una piccola punto interrogativo, lei dovrebbe venire ma c'è un piccolo punto interrogativo per un suo esame che deve fare. Comunque prenderemo un traghetto da Tarifa per andare in Marocco e questo dovrebbe avvenire intorno al 10 luglio. Lì c'è un altro punto importante perché ho fatto il vaccino, la prima dose AstraZeneca, e mi hanno fissato il richiamo l'11 luglio. Adesso ho due opzioni: devo chiedere all'infermiere se è possibile spostare di 20 giorni. Se mi dice no, è obbligatorio farlo adesso, io da Tangeri, prima città in Marocco, prenderò un aereo, prenderò 2 giorni liberi, lascerò la ragazza magari in Marocco, prenderò 2 giorni liberi, farò Marocco la Mezzia Terme, andrò a fare il tampone e ritornerò. Questo però bisogna vedere dopo. Lì ci faremo tutto il Marocco per bene, quindi fino a sud di Casablanca, poi Marrakech, e saliremo dall'altra parte. Molti mi hanno scritto perché ritorni in Spagna per andare in Algeria e non vai direttamente. I confini sono chiusi dal 1994. Marocco e Algeria non si parlano, e ci hanno fatto fare questa cosa difficile, quindi rientrare in Spagna e farmi un altro pezzo di Andalusia magnifico, Malaga, Almeria, Gibilterra mi farò pure, che ovviamente non è una nazione a sé. E poi prendere un traghetto per andare a Oran, che è una città dell'Algeria. Questo ovviamente tutto dipende dal visto che andrò a fare, perché l'Algeria è l'unica nazione dove è richiesto il visto. Questa ragazza che verrà con me, io già le ho mandato i documenti, lei andrà a fare il visto, che costa, mi sembra, 90 euro, 80 euro, qualcosa del genere, più ci vogliono tanti documenti, come certificato di residenza, assicurazione medica, foto e estratto conto, quindi è un po' complicato. Lei andrà a farlo e poi quando mi raggiunge in Gran Bretagna, in Spagna, mi porterà tutto. Io per fortuna fino alla Spagna non ho bisogno di passaporto, viaggerò con la carta d'identità, anche in Gran Bretagna posso viaggiare con la carta d'identità, quindi lei una volta che mi raggiunge, se poi non dovesse raggiungermi, mi spedisce comunque il visto. Quindi tutto dipende dal visto, se mi viene accettato o no, perché magari trovano qualche cavillo che non sanno nemmeno loro. Comunque se riesco ad andare in Algeria, questo dovrebbe avvenire intorno al 20 luglio, mi faccio tutta la costa nord dell'Algeria, probabilmente con il Vespa Club, per poi entrare in Tunisia a fine luglio, intorno al 28-29 luglio. Mi faccio una bella tratta di Tunisia e poi da lì si prende il traghetto Tunisi-Palermo. Si ritorna in Italia. Lì c'è due opzioni. Io continuerei comunque tutta la costa nord della Sicilia, Messina, Reggio Calabria e poi piano piano arrivare al mio paese. Invece la ragazza che viene con me o fa Palermo Civitavecchia e ritorna a casa sua, oppure si fa la costa con me, poi ad un certo punto io ritorno verso casa e lei continua. Queste sono le due opzioni. E se tutto va come deve andare, il viaggio dovrebbe terminare intorno all'1-2 agosto. È chiaro che i giorni possono variare, io sono uno molto preciso nell'organizzare perché il viaggio deve essere goduto, quindi meno stress hai a livello organizzativo e più te lo godi. Invece pensa se devi ogni giorno cercare dove vado adesso, che faccio, dove andiamo. Io me lo organizzo tutto prima e mi sono fatto uno schema generico, generale, per vedere che giorno più o meno arrivo. Anche perché il 28 agosto io inizio a lavorare per una compagnia di viaggi, un'agenzia di viaggi, quindi devo studiare 2 o 3 settimane bene, perché andare in Islanda, portare un gruppo di persone che più o meno saranno 10, 11, 12, e spiegare, stare 11 giorni con loro, e quindi devo essere preparato. Dovrei ritornare quindi intorno a 2-3 agosto, qualcosa del genere, per un totale di 85 giorni di viaggi, 15.000 km, è questo. Per il resto scrivetemi tutto quello che avete bisogno, ho già scritto sia sul telefono che su un foglio di carta nel caso dovessi perdere il telefono, tutti i vostri indirizzi e numeri di telefono, in modo che tutti i Vespa Club di Spagna e di Portogallo che mi hanno scritto li contatterò, quelli della Francia, quelli dell'Inghilterra ce ne sono tantissimi, anche in Germania, quindi contatterò tutti. Già ho iniziato a fare con l'Italia e con la Svizzera perché sono i primi due posti che
che arriverò. Poi man mano contatterò tutti gli altri che hanno già scritto nei precedenti post. Se avete domande, qualsiasi cosa, qualsiasi informazione, questa è la Vespa, se qualcuno non l'ha vista, 50, una PK50 dell'88. Mi sono accorto che ieri ho rotto il filo del contachilometri, non mi segna più i chilometri, quindi il prossimo video che uscirà venerdì o sabato vi faccio vedere come smontare il filo del contachilometri che mi si è rotto. Per il resto aspetto altri adesivi vostri da mettere su questa Vespa, troveremo il posto. E niente, io vi aggiorno man mano con i social, con Facebook e con Instagram in diretta, quindi storie in diretta, ma ogni giorno, ogni santo giorno uscirà un video su YouTube intorno alle 8-9 di sera, con sottotitoli in 5 lingue, quindi inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese, tutti i giorni, quindi tutti gli amici che mi aspettano, che mi incontreranno, che mi hanno già conosciuto, potranno continuare a capire cosa sto dicendo, cosa sto facendo. Questo è tutto il riassunto del viaggio. Per il resto nei video precedenti vi ho fatto vedere cosa porto, roba di scorta della Vespa, il mio zaino, cosa porto nello zaino, tutte le varie tappe, come le ho organizzate, come ho spiegato il viaggio nei video precedenti. Adesso sono stato più dettagliato con le date, perché so più o meno dove capiterò. Le persone mi aspettano, quindi è giusto che io gli dia una data più o meno, tranne che non succede qualcosa. Dal punto di vista dei tamponi, per chiuderla qui, ho visto che in Svizzera non ci vuole, in Germania al momento sì, ma spero che in un mese no. In Gran Bretagna si apre, quindi man mano poi questo li devo valutare dopo. Ho visto che in Spagna già ci sono alcuni stadi con persone, quindi stanno piano piano aprendo. Dobbiamo solo aspettare, ogni volta che viaggio devo capire bene come entrare. Sicuramente si può entrare in tutte le nazioni, sicuro. Al massimo bisogna fare un tampone con un dottore prima, ma questo sì, bisogna entrare. Io mi porto il foglio del vaccino che ho fatto, magari chiudere un occhio, e per il resto questo. Se avete commenti scrivetelo qui sotto, mettete mi piace al video e condividete questo video in modo che le persone possano conoscere il viaggio. Io vi rimando al prossimo video, fra poco parto, non vedo l'ora di vedervi. Ciao!